siamo diventati giudicanti. Questo è un film in cui siamo costretti a giudicare noi stessi. Un film che ci fa fare i conti con la nostra anima nera, con quella parte che magari non è venuta fuori, ma che verrebbe fuori in una determinata situazione. Io spero che il pubblico si identifichi in queste 10 storie e si chieda: cosa farei io al loro posto? Se scaviamo in maniera sincera dentro, secondo me un piccolo demone lo abbiamo. C'è una frase della Lazzarini che secondo me racconta molto il film. Dice: in ognuno di noi c'è una parte terribile. Chi non è costretto a scoprirla è fortunato. Penso che sia vero. C'è una parte terribile dentro di noi che rimarrà silente sempre, o magari in una determinata situazione verrà fuori. In questo film si ipotizza quella situazione ed è l'occasione per il pubblico di fare un'esperienza interessante. Buongiorno o buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Come avete sicuramente sentito dall'introduzione, oggi parlerò di The Place, un film che dire eccezionale è dire poco, pieno di metafore e similitudini, e ha come unico scopo quello di autogiudicarci e accettare il lato oscuro che è in noi. Come direbbe Nietzsche, guardare fissi nell'oscurità e non distogliere lo sguardo. Ma non solo, ci pone anche delle domande su noi stessi, facendoci riflettere su quel dono o condanna che è il libero arbitrio. Diretto da Paolo Genovese, regista di Perfetti Sconosciuti, è composto da un cast stellare, come per esempio cito Alessandro Borghi nel ruolo del cieco, Sabrina Ferilli nel ruolo di Angela, Rocco Papaleo e così via. Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Un uomo in un bar ogni giorno, seduto in un angolo con gli occhi tristi e stanchi. Una grande agenda davanti, tante persone che lo cercano. Questo è ciò che sta dietro al protagonista misterioso interpretato da Valerio Mastandrea. La pellicola prende ispirazione dalla serie americana Debut at the End, ideata da Christopher Kubasik, in cui si racconta di un gruppo di persone disperate che vanno a chiedere aiuto ad un uomo senza nome, senza casa, senza sonno. Lui però ha un potere: realizzare i desideri di quegli uomini che gli stanno davanti, soli, disperati, addolorati, piegati da una vita che non è all'altezza dei loro sogni, ma ad un costo: portare a termine i compiti spietati, malvagi, crudeli che assegna a loro. Il luogo chiuso è anch'esso simbolico, poiché sono nei luoghi chiusi in cui l'essere umano si mostra per quello che è. L'uomo è lì, pronto, seduto a quel tavolo e attende. Attende che i suoi clienti vadano da lui, gli chiedono aiuto, si riflettono nel suo volto che è anche uno specchio, oltre che rappresentazione di uno spietato deus ex machina del gioco al massacro, in cui o si scende a patti con la propria coscienza, con se stessi, con gli altri, o ci si ribella alla richiesta, percorrendo un'altra strada. Il viso dell'uomo misterioso porta con sé tutto il dolore, la stanchezza del mondo e, nonostante questo, assegna compiti infliggendo terribili condanne. Genovese segue e dà forma alle paure, alle ansie, alle angosce e ai desideri di tutti coloro che vogliono migliorare la propria vita, uscire dalla crisi, dal buio e ritrovare la propria strada e forse finalmente essere felici.
il regista entra in un castello kafkiano oscuro, stando accanto a quell'uomo che dà possibilità di vita alternative, come farebbe Dio, o forse un Mefistofele. Infatti, nel film gli viene posta una domanda a quest'uomo: come faccio a sapere che lei non è il diavolo? In realtà, però, tutto il film è profondamente umano. Così si siedono a quel tavolo per la partita a scacchi della vita un poliziotto in lotta con se stesso e con il figlio, una suora che non sente più la voce di Dio, un giovane uomo cieco che desidera solo vedere di nuovo, Gigi, un padre che vuole salvare il proprio bambino dal cancro, e Odoacre, un meccanico che sogna di passare la notte con la donna da calendario. Il Deus pagano ascolta e dà soluzioni, ovvero mostra a ciascuno la strada per raggiungere la propria felicità, che vuol dire però danneggiare quella degli altri. Genovese dunque dipinge un affresco della meschinità umana ed emerge chiaramente una domanda: cosa si è disposti a fare per avere ciò che si desidera? Basato però su una crudele legge del contrappasso di stampo dantesco, Genovese dunque dipinge un affresco della meschinità umana. Il regista chiede allo spettatore di partecipare alla scena, scendendo in un inferno in terra, lasciandoci immedesimare alle vite di questi uomini e donne afflitti e segnati, e di essere partecipe della condizione del dolore. The Place non mostra mai tutto, fa immaginare, mette nella condizione di cercare le risposte, come per esempio cosa avremmo fatto noi al loro posto. Ci prende quello che abbiamo dentro per portarlo fuori, lega i personaggi del film in maniera sadica, spaventosa e machiavellica. Questi uomini e queste donne incredibilmente si incrociano in maniera crudele, senza sapere però gli uni delle altre, e il corso della vita dei primi in qualche modo condiziona quelle delle seconde. Anche se è l'uomo misterioso a muovere i fili delle sue marionette, eppure appare impotente e immobile, confessore, spacciatore di scorciatoie, portatore di libero arbitrio, o forse solamente specchio di quello che siamo veramente. Da Epicuro a Marx, da Madre Teresa a Oscar Wilde, il tema del desiderio è stato già scritto infinite volte e con grande efficacia. In tanti ci hanno messo in guardia sulla natura dei nostri desideri. Il filosofo greco Epicuro esortava: per ogni desiderio ci si deve porre questa domanda: che cosa accadrà se il desiderio sarà esaudito? E che cosa se non lo sarà? E che cosa se non lo sarà? La posizione della missionaria le fa eco quasi all'unisono. Sono state versate più lacrime per le preghiere esaudite che per quelle non esaudite. La questione del libero arbitrio è la condanna e la benedizione dell'essere umano. Il messaggio dell'importanza del libero arbitrio è molto simile a quello che avveniva in un altro film, cioè The Bots di Richard Kelly, tratto da un racconto di Richard Mason, dove Frank Langella offriva, attraverso una scatola nera da aprire o meno in base alla propria coscienza, la soluzione a ogni problema in cambio della morte di un essere umano. Anche in The Place abbiamo un misterioso individuo che dal tavolo di un bar offre soluzioni ai suoi assistiti in cambio di qualcosa. Violentare una donna
far scoppiare una bomba, insabbiare una denuncia di una violenza da parte di una donna e così via. Un Dio buono e giusto non chiederebbe mai nulla di tutto ciò, ma qui colui che offre la felicità è il più disgraziato di tutti, il più dannato dei dannati. L'attore Mastrandrea incarna un Dio fuori dagli schemi, o forse non lo è proprio. La cameriera Angela, interpretata da Sabrina Ferilli, invece è pura luce rispetto al buio di The Place. Gli chiede se fa lo psicologo, uno di quelli che vuole creare un ambiente amichevole, ma lui risponde: non ho tutto sotto controllo, le cose non dipendono da me. Quindi non può indicare l'alternativa giusta, non tira i fili né scioglie i nodi di giorni imperfetti. L'uomo semplicemente ha creato il meccanismo, ma poi a ciascuno di quelle persone spetta l'ultima parola. Non ci sono obblighi, c'è la possibilità di rompere il contratto. Infatti, l'uomo lo ricorda ai suoi clienti, come se sperasse che loro cambino idea. L'uomo misterioso dice di se stesso di non essere un mostro, ma di nutrire i mostri. The Place, infatti, è un vero e proprio film sul libero arbitrio, arma potente nelle mani dell'uomo, ed è ciò che lo rende l'essere che è, cioè un film sull'affermazione di sé. Nel film di Genovese ci sono due flussi che camminano paralleli e convivono, il bene e il male, che mutano in tutte le loro sfumature, odio e amore, vita e morte. Si ripete lo stesso schema, ancora e ancora, nella vita di questi individui, e si domandano: è meglio continuare a vivere così, affliggendosi fino alla fine dei propri giorni, o cambiare rotta, distruggendo gli altri ma toccando con mano la propria felicità? Come in un girone dantesco, lo spettatore si trova in mezzo alla sofferenza che il protagonista tocca con mano, assorbendone la portata devastante. Mentre lungo tutto il film il personaggio di Mastandrea fa botte con l'ansia, l'angoscia, le lacrime di chi ha di fronte. Lui alla fine è costretto a lasciarsi andare proprio grazie a chi tentava di schivare. Lui rappresenta il buio, il male, lei invece rappresenta la luce, il bene. Sono le facce della stessa medaglia. Anche Angela attende un amore lontano, ma è pronta in questo caso ad aprirsi e ad aprire per far ridere chi non ne è capace. The Place è pieno di scelte complicate, di faticosi momenti di riflessione, fino ad arrivare a un finale che scuote l'anima e dimostra come in ogni momento c'è la possibilità di un cambio di rotta. Se Genovese con questo film riesce a prendere la filosofia di Christopher Nolan, tuttavia il regista riesce a narrare una storia lasciando che lo spettatore possa interpretare il finale a modo proprio, ma con la chiara intenzione che il finale esatto è uno soltanto, ed è all'interno dell'ultima scena. Alla fine di The Place, l'uomo misterioso è stremato. Come un titano ha tenuto sulle sue spalle le cattiverie, i tormenti, i mali, e mostra proprio per questo un lato umano che ha tentato di soffocare. Segni di questo sono le occhiaie profonde, i gesti limitati dalla mancanza di movimento, e alla fine dice: vorrei non fare più quello che faccio. Vorrei non dover sentire tutti i mali del mondo. Crolla a causa dell'umanità e a farlo cadere è Angela.
Durante tutta la pellicola lei è l'unica a chiedere, a domandare, insistere, vuole sapere chi è lui, vuole farlo sorridere, lo guarda da lontano, lo osserva come si fa con i misteri e solo alla fine arriva al suo intento. Lei riesce ad entrare nel suo mondo, è la sua coscienza che gli permette di vivere un attimo di pace, lo rende debole e così lui esce dal suo personaggio, si apre a qualcuno e si alza dalla sedia. Quella cameriera è il controcampo. Basti pensare che l'uomo le lascia prendere la sua agenda, il suo strumento di lavoro. Ed è lei ora a parlare e a chiedere. È lei a prendere appunti, come faceva lui lungo tutto il film. Quel personaggio così semplice è il solo che non scende a patti con l'altro, ma anzi fa ciò che ha fatto lui fino ad ora. Il titano infatti timidamente sorride e metaforicamente se ne va, e infatti l'indomani mattina il bar è vuoto. L'unico oggetto che lascia dietro di sé è un portacenere in cui c'è l'ennesimo, forse ultimo, foglio di carta bruciato, testimonianza dei compiti portati a termine. Come prima ad essere trafitti erano i clienti dell'uomo, ora ad essere trafitto è proprio lui, che ha di fronte una sorta di demone, ma positivo. Altre possibili interpretazioni del film sono almeno due. Nella prima, verso la quale Genovese mette diversi indizi, Mastrandrea rappresenta il diavolo e l'intero film una metafora del vendersi l'anima in cambio dell'ottenimento di obiettivi materiali. È chiaro che offre sempre la possibilità di effettuare la scelta nel nome del libero arbitrio dantesco e della responsabilità delle proprie azioni della tradizione cristiana. Ma è vero anche che il finale vuole restare aperto alle interpretazioni. Può Angela, un vero e proprio angelo, davvero salvare l'uomo del banco dal suo stesso ruolo nel mondo? Nella seconda, invece, Mastandrea potrebbe rappresentare invece la vita stessa. Ognuno di noi ci si siede di fronte, cercando di dimostrare i nostri desideri e le nostre ambizioni, mostrando il nostro vero io. E la vita prova a soddisfare i desideri di ognuno di noi, chiedendo sempre qualcosa in cambio. Angela rappresenterebbe la persona che ne ha vissute così tante da potersi permettere di guardare in faccia la vita, senza averne paura, sfidandola e andando comunque avanti per la sua strada. Un vero e proprio Zarathustra femminile. L'opera di Genovese non giudica, strappa i panni di dosso e costringe a guardarsi dentro. Racconta di chi deve commettere uno sbaglio per vivere meglio. Si tratta quindi di vedere e parlare col proprio lato oscuro. Quindi The Place è un film sul malvagio che c'è in ciascuno di noi. Tuttavia è anche un film sulla speranza, nascosta dentro ad un incontro più semplice e banale. Questo è un quadro doloroso, nero, claustrofobico, è un urlo silenzioso, è il racconto di un uomo che non è un mostro, ma che dà da mangiare a molti mostri, come dice il personaggio di Mastrandrea. Il video è finito. Sull'avete